Benvenuto a questo podcast. Se stai ascoltando, hai già fatto il passo più importante. Hai deciso di imparare l'italiano. In questa ora non cerchiamo la grammatica perfetta, ma vogliamo usare la lingua in modo attivo. Puoi ascoltare, abituarti al suono e più tardi parlare tu stesso. Esatto. Molti imparano l'italiano solo con libri o app, ma la lingua nasce dal parlare. Perciò teniamo la teoria molto breve. Parliamo lentamente, in modo chiaro e naturale. Così trovi fiducia nella tua voce. Così sai con chi passi questo tempo. Mi presento brevemente. Mi chiamo Luca. Vengo dalla Spagna e vivo da 6 anni in Italia. All'inizio sapevo solo poche frasi, ma le ho usate ogni giorno. Così, passo dopo passo, mi sono sentito più sicuro. Mi chiamo Giulia e vivo in Italia da quasi 30 anni. L'italiano è parte del mio quotidiano e continuo comunque a imparare ogni giorno. La lingua cambia sempre ed è proprio questo che la rende viva. In questo primo capitolo parliamo di come presentarsi. È spesso la prima cosa che serve quando incontri nuove persone. Bastano frasi semplici come mi chiamo, vengo da, sono. Puoi dire queste frasi una per una o unirle in un piccolo testo. Così nasce in modo naturale una breve presentazione, senza pressione e senza regole complicate. Quando ero nuovo in Italia, avevo un piccolo cartoncino con parole importanti come nome, paese, città, età e lavoro. Da quelle parole creavo frasi, alla fermata del bus o a casa. Dopo poco tempo potevo parlare per un minuto liberamente di me. A quei tempi avevo un piccolo quaderno dove scrivevo le nuove frasi. La sera le leggevo ad alta voce, anche se all'inizio mi sembrava strano. Con il tempo la mia voce è diventata più calma e questo mi ha dato coraggio. Ora ascolti alcune frasi che puoi usare per presentarti. Sono blocchi semplici che funzionano sempre. Per esempio, mi chiamo Lucirca, vengo dalla Spagna. Vivo in Italia. Ho 29 anni. Puoi cambiare queste frasi e adattarle alla tua vita. Puoi anche dire abito in una grande città, lavoro come infermiera, oppure studio italiano. I miei hobby sono sport e musicirca. Non importa quanto sia lungo il tuo testo, importante è che tu parli e usi la tua voce. Se vuoi, puoi anche unire le frasi e creare un piccolo testo. Per esempio, ciao, mi chiamo Luca, vengo dalla Spagna e vivo da 6 anni in Italia. Nel tempo libero mi piace studiare lingue e incontrare amici. Così suona una presentazione semplice e chiara. Non devi imparare nulla a memoria. Pensa a una o due frasi e inizia. Il tuo italiano può essere lento. Va bene così. Ora è un buon momento per te. Presentati. Di il tuo nome, da dove vieni e una o due cose su di te. Parla per 1 o 2 minuti senza fermarti. Se vuoi, parla ad alta voce. Se ti manca una parola, continua. Le pause sono permesse. Rimani calmo e parla lo stesso, anche se non è perfetto. Puoi ascoltare di nuovo questo capitolo più tardi e migliorare la tua presentazione. Con ogni ripetizione diventerai più sicuro. Bene, adesso andiamo avanti. Parlare della tua giornata. In questo capitolo parliamo della tua giornata. Parlare della vita quotidiana è molto utile, perché queste parole ti servono ogni giorno. Non devi inventare nulla, descrivi solo quello che già succede. Molti studenti pensano che la loro routine sia noiosa, ma proprio questo è perfetto per l'italiano. Una giornata è fatta di molti piccoli momenti e questi momenti ti aiutano a parlare meglio. All'inizio bastano frasi molto semplici. Per esempio, mi alzo alle 7, bevo un caffè
Poi vado al lavoro. Con queste frasi dici già molto. Puoi anche aggiungere piccoli dettagli, per esempio, faccio la doccia, ascolto musicirca, prendo l'autobus o la bicicletta. Questi dettagli rendono il tuo testo più vivo, anche se le frasi sono molto semplici. Adesso ti racconto la mia giornata come esempio. Di solito mi alzo alle 7:30. Subito dopo preparo il caffè, perché senza caffè non sono sveglio. Mentre il caffè scorre, do da mangiare al mio gatto. Poi mi siedo al tavolo, bevo il caffè e leggo le notizie. Alle 9 inizio a lavorare da casa. A mezzogiorno cucino qualcosa di semplice. Nel pomeriggio continuo a lavorare, scrivo testi o faccio riunioni. La sera faccio una passeggiata o incontro amici. La mia giornata è un po' diversa. Mi sveglio alle 6:30 e per prima cosa apro la finestra. Poi faccio un breve yoga per svegliare il corpo. Alle 7 faccio colazione e bevo tè. Verso le 8 vado in ufficio in bicicletta. A mezzogiorno pranzo con i colleghi. Nel pomeriggio continuo a lavorare, rispondo a email e pianifico il giorno seguente. Verso le 4 finisco di lavorare e la sera è tempo di riposo o di amici. Hai notato che non usiamo parole complicate? Sono importanti le indicazioni di tempo come alle, verso o la sera. Ti aiutano a strutturare bene la tua giornata. Se vuoi, puoi dividere la tua giornata in 3 parti: mattina, mezzogiorno e sera. Così il tuo testo rimane chiaro e non perdi il filo. Ora tocca a te. Racconta la tua giornata di oggi o una giornata tipicirca. Parla per alcuni minuti senza fermarti. Non importa se fai errori o dimentichi una parola, rimani calmo, continua a parlare e usa le parole che conosci. Puoi ripetere questo capitolo in ogni momento e ampliare il tuo testo ogni volta un po' di più. Alla fine pensa ancora a una cosa: qual è il tuo momento preferito della giornata e perché? Parla ad alta voce. Nel prossimo capitolo parleremo di opinioni e preferenze. Rimani con noi e concediti un breve momento di pausa. Opinioni e preferenze. In questo capitolo parliamo di opinioni e preferenze. Questo tema è molto presente nel quotidiano, perché le persone prendono sempre decisioni e ne parlano. Dici cosa ti piace fare, cosa è importante per te e cosa preferisci evitare. Per questo non serve un italiano complicato. Bastano frasi semplici e chiare che suonano molto naturali. Molti studenti pensano di dover parlare l'italiano molto bene prima di esprimere la loro opinione. Questo non è vero. Le opinioni fanno parte della vita quotidiana, anche con parole semplici. Se parli con calma e ti prendi tempo, vieni capito. La lingua non è una gara, ma uno strumento di contatto. Ecco frasi tipiche per dire la tua opinione. Per esempio, mi piace il caffè, non mi piace il tè, ascolto musica e preferisco lavorare al mattino. Puoi usare queste frasi ovunque. Sono utili con amici, colleghi o persone nuove e ti aiutano a partecipare alla conversazione. Puoi descrivere la tua opinione un po' più precisa, senza complicarti. Puoi dire: mi piace la mattina perché è tranquilla. Puoi anche dire: mi piace lo sport perché mi sento bene dopo. Anche un piccolo motivo rende la tua frase più personale e viva. Ora ti racconto più in dettaglio le mie preferenze. Amo molto la mattina perché il giorno è ancora aperto e tutto inizia tranquillo. Bevo caffè, ascolto musica e pianifico la mia giornata. Preferisco lavorare al mattino perché la mia mente è chiara. Al pomeriggio lavoro più lentamente, ma resto concentrato. La sera mi piacciono le passeggiate, le conversazioni calme
e il tempo senza impegni. Non amo molto le grandi feste perché mi stancano presto e ho bisogno di calma. Per me è un po' diverso. Mi piace la mattina, quando ho abbastanza tempo e non devo correre. Mi alzo volentieri presto per iniziare tutto con calma. Preferisco il tè al caffè e faccio colazione con tranquillità. Nel tempo libero leggo volentieri, faccio yoga o vado a passeggiare. Mi piace quando la mia giornata è chiara e semplice. Non mi piacciono i luoghi molto rumorosi perché mi stressano e mi stancano presto. Hai notato che non spieghiamo le nostre opinioni in modo complicato. Usiamo spesso parole come volentieri, meglio o non tanto volentieri. Queste parole sono molto importanti perché mostrano chiaramente i tuoi sentimenti e le tue preferenze. Non servono frasi lunghe per farlo. Puoi anche esprimere la tua opinione in modo delicato. Puoi dire: per me è importante che la mia giornata sia tranquilla. Puoi anche dire: credo che le cose semplici rendano felici. Queste frasi suonano amichevoli e aperte e stanno bene nelle conversazioni. Ora è il tuo momento. Prenditi tempo e parla ad alta voce. Di ora 3 frasi su cose che ti piacciono. Puoi parlare di cibo, bevande, musica, momenti del giorno o tempo libero. Poi di 3 frasi su cose che non ti piacciono. Parla con calma e lentamente e resta con frasi semplici. Non è importante se tutto è corretto. Importante è che tu parli e renda udibile la tua opinione. Puoi ripetere questo esercizio quando vuoi e nominare altre cose quando riascolti il capitolo. Nel prossimo capitolo parleremo di piani e desideri per il futuro. Rimani con noi e continua al tuo ritmo. Piani e desideri. In questo capitolo parliamo di piani e desideri. Questo tema ti aiuta a parlare del futuro. Non serve un italiano difficile. Con frasi semplici puoi dire cosa vuoi fare, cosa speri e cosa è importante per te. Molti studenti pensano di avere bisogno di un nuovo tempo verbale per il futuro. Non è sempre necessario. Con strutture semplici puoi dire molto. Puoi dire voglio, vorrei, pianifico o spero. Queste parole bastano per molte situazioni. Frasi tipiche sono: voglio parlare meglio l'italiano, voglio viaggiare di più o pianifico un corso. Puoi anche dire: l'anno prossimo vorrei lavorare in Italia. Queste frasi sono chiare e comprensibili. Puoi anche spiegare i tuoi piani con calma. Puoi dire voglio imparare l'italiano perché voglio vivere qui. Puoi anche dire pianifico di leggere di più perché ho bisogno di tranquillità. Piccole ragioni rendono i tuoi desideri più personali. Ora ti racconto un po' dei miei piani. Nei prossimi mesi voglio migliorare ancora il mio italiano, anche se è già buono. Voglio parlare con più sicurezza e imparare nuove parole. Pianifico di leggere di più e di scrivere regolarmente. Inoltre vorrei passare più tempo all'aria aperta e vivere le mie giornate con più attenzione. I miei piani sono un po' diversi. Voglio organizzare meglio il mio lavoro per avere meno stress. Pianifico di fare di nuovo più sport e di prendere pause più spesso. Spero che in futuro avrò più tempo per gli amici e scoprirò nuovi luoghi. Hai sentito che usiamo spesso parole come vorrei, voglio, pianifico e spero. Queste parole sono utili perché mostrano le tue idee sul futuro senza grammatica complicata. Puoi anche parlare di piccoli desideri. Puoi dire: stasera vorrei andare a dormire prima, oppure spero che ci sia bel tempo. Anche queste frasi fanno parte del futuro.
Luca, sono curiosa di un'altra cosa. Cosa vuoi fare nel nuovo anno? Quali obiettivi hai per quest'anno? Il nuovo anno è per me sempre un buon momento per guardare avanti. Quest'anno voglio vivere in modo più ordinato e dedicare più tempo alle cose importanti. Un grande obiettivo è approfondire il mio italiano. Parlo già con fluidità, ma voglio essere più preciso e usare parole migliori. Voglio sentirmi sicuro anche in conversazioni difficili. Per questo voglio leggere regolarmente, soprattutto libri e testi lunghi. Voglio anche scrivere le nuove parole e usarle attivamente. Un altro obiettivo riguarda il mio lavoro. Voglio pianificare meglio i miei compiti e rimandare meno. Ho capito che un piano giornaliero chiaro mi aiuta a lavorare più tranquillo. La sera mi sento così più soddisfatto. Per questo voglio prendermi ogni mattina un momento per decidere cosa è importante e cosa può aspettare. Anche la mia salute è più importante in questo anno. Voglio muovermi di più, non per pressione, ma perché mi fa bene. Pianifico di fare passeggiate regolari, andare più spesso in bicicletta e inserire piccole pause nella giornata. Voglio ascoltare meglio il mio corpo e capire presto quando ho bisogno di riposo. Inoltre voglio dedicare più tempo alle persone. Ho notato che le conversazioni con gli amici mi danno molta energia. Perciò è importante per me programmare gli incontri con attenzione e non dire sempre che non ho tempo. Voglio essere più presente e ascoltare meglio. Un altro obiettivo è vivere in modo più consapevole e fare meno cose insieme. Voglio fare le cose più lentamente. Per esempio mangiare senza telefono, camminare senza musica e spegnere prima la sera. Spero di diventare così più rilassato e di godere di più la vita quotidiana. E infine ho un piccolo desiderio. Voglio permettermi di sbagliare e non essere troppo severo con me stesso. Voglio provare cose nuove, anche se non saranno perfette. Per me quest'anno significa andare avanti passo dopo passo e darmi tempo. Suona molto chiaro e sincero. I tuoi obiettivi non sono estremi, ma molto consapevoli, e proprio questo li rende forti. Sì, lo spero anche io. Obiettivi piccoli e realistici mi danno più motivazione di grandi piani senza pausa. Ora tocca a te. Pensa al nuovo anno e ai tuoi piani. Rifletti su cosa vuoi fare nei prossimi mesi e su cosa è importante per te. Puoi iniziare con frasi molto semplici. Puoi dire voglio parlare meglio l'italiano, puoi dire voglio più tempo per me, puoi anche dire pianifico di imparare qualcosa di nuovo. Parla ora per alcuni minuti di fila dei tuoi obiettivi per quest'anno. Puoi parlare di lavoro, studio, salute o tempo libero. Se vuoi, aggiungi anche un motivo. Puoi dire voglio farlo perché mi fa bene oppure perché è importante per me. Non è importante se tutto suona perfetto. Importante è che tu esprima i tuoi pensieri in italiano. Rimani calmo, parla lentamente e ascolta la tua voce. Puoi ripetere questo esercizio più tardi e ogni volta nominare obiettivi diversi. Fai ora una piccola pausa e usa il tempo per parlare del tuo nuovo anno. Esperienze e ricordi. In questo capitolo parliamo di esperienze e ricordi. È un tema importante, perché spesso parli di cose già successe. Racconti cosa hai vissuto, cosa ti è piaciuto e cosa hai imparato. Per questo non serve un italiano perfetto. Molti studenti hanno paura del passato perché pensano di aver bisogno di una nuova grammaticirca. All'inizio però bastano frasi semplici. Puoi dire sono stato, ho fatto, ho imparato. Sentirai spesso queste forme
e potrai usarle passo dopo passo. Ecco frasi tipiche. L'anno scorso sono stato in Italia. Ho imparato molto, oppure ho conosciuto nuove persone. Queste frasi sono chiare e comprensibili e bastano per molti dialoghi. Puoi anche aggiungere emozioni. Puoi dire è stato bello, è stato difficile o è stato interessante. Le emozioni rendono vivo il tuo ricordo, anche se le frasi sono semplici. Adesso racconto un'esperienza importante per me. Quando sono arrivato in Italia, molte cose erano nuove per me. La lingua era difficile e avevo spesso paura di sbagliare. Però parlavo ogni giorno. Parlavo al supermercato, al lavoro facevo domande e parlavo con i vicini. All'inizio era faticoso, ma dopo alcuni mesi ho visto che diventavo più coraggioso. Questo periodo mi ha mostrato che la pratica è più importante della perfezione. Un ricordo importante per me è il primo periodo qui. Ricordo bene quanto ero insicura. Sentivo molte parole nuove e non capivo tutto, eppure ascoltavo e andavo avanti. Ho imparato che la pazienza è molto importante. Con il tempo molte cose sono diventate più facili. Oggi sono grata per questa esperienza. Hai notato che usiamo spesso parole semplici. Non diciamo tutto in modo preciso e perfetto. Raccontiamo con calma e sincerità. Così puoi fare anche tu. Racconti cosa è successo e come ti sei sentito. Non serve altro. Ora tocca a te. Pensa a un'esperienza che per te è importante. Può essere un viaggio, un nuovo paese, un nuovo lavoro o un momento speciale. Racconta ora questa esperienza. Parla per alcuni minuti senza fermarti. Puoi dire dove eri, cosa hai fatto e come ti sei sentito. Se ti manca una parola, continua a parlare. Puoi anche fare pause e ricominciare. Non è importante se tutto è grammaticalmente corretto. Importante è condividere il tuo ricordo. Puoi ascoltare questo capitolo più volte e ogni volta raccontare un'altra esperienza. Nel prossimo capitolo parliamo di problemi, sfide e soluzioni nella vita quotidiana. Rimani con noi e continua al tuo ritmo. Risolvere problemi e telefonare. In questo capitolo parliamo di situazioni in cui c'è un problema e devi chiamare qualcuno per chiarire. Molte persone hanno paura proprio di questo, soprattutto in una lingua straniera. Le telefonate sono spesso stressanti, perché non vedi l'altra persona e devi reagire in fretta. Questo è un problema tipico. Al telefono non si vede la gestualità, non si possono leggere le labbra e tutto sembra più veloce. Per questo molti si sentono insicuri. È del tutto normale e non è un fallimento personale. Ricordo bene le mie prime telefonate in Italia. Avevo spesso un problema chiaro, ma non sapevo come iniziare. Già la prima frase era difficile. Ero nervoso e avevo paura di non essere capito o di dire qualcosa di sbagliato. Un esempio tipico è una chiamata al medico o a un ufficio pubblico. Vuoi un appuntamento, un'informazione o una soluzione. Non servono frasi lunghe. Spesso basta dire con calma: ho una domanda oppure ho un problema e ho bisogno di aiuto. Molti pensano di dover spiegare tutto subito in modo perfetto. Non è vero. Al telefono puoi parlare lentamente, puoi dire che non hai capito qualcosa, puoi anche chiedere di parlare più lentamente o di ripetere. Ho imparato a iniziare sempre con una frase molto semplice. Per esempio, chiamo perché ho un problema oppure ho una domanda sulla mia bolletta. Queste frasi ti danno tempo e struttura. Una volta ho avuto un problema con una fattura. Ho chiamato e ho detto:
Non capisco questa fattura. Potete aiutarmi, per favore? La persona al telefono è stata gentile e mi ha spiegato tutto. Questa esperienza mi ha mostrato che la maggior parte delle persone vuole aiutare. Ho avuto un'esperienza simile. Una volta ho dovuto chiamare il mio operatore internet perché nulla funzionava. All'inizio ero molto tesa, poi ho semplicemente detto: ho un problema con il mio internet e ho bisogno di aiuto. Il resto della conversazione è arrivato passo dopo passo. È anche importante prenderti tempo, puoi fare pause, puoi dire: un momento per favore, oppure devo pensare un attimo. È del tutto normale ed è accettato. Puoi anche dire: non parlo perfettamente italiano oppure scusa, sto ancora imparando l'italiano. Queste frasi tolgono spesso molta pressione e rendono la conversazione più rilassata. Risolvere problemi non significa parlare in modo perfetto, significa restare calmo e dire chiaramente di cosa hai bisogno. Ora è il tuo momento. Immagina di dover chiamare qualcuno, per esempio il medico, la banca o un'azienda. Parla ad alta voce e spiega il tuo problema. Inizia con una frase semplice e rimani calmo. Puoi dire perché chiami, qual è il problema e cosa desideri. Se vuoi, ripeti la situazione e immagina una vera conversazione. Puoi ascoltare questo capitolo più volte e ogni volta esercitarti con un problema telefonico diverso. Nel prossimo capitolo parliamo di conversazioni quotidiane, per esempio in un negozio, in un bar o per strada. Risolvere problemi e chiamare. In questo capitolo parliamo dei problemi quotidiani e delle chiamate per chiarire qualcosa. Può essere una telefonata al medico, alla banca, al gestore internet o a un ufficio pubblico. Per molte persone questo è molto difficile, soprattutto in una lingua straniera. Telefonare è spesso stressante perché tutto è veloce e non vedi l'altra persona. Non puoi guardare i gesti né le labbra, quindi sembra più difficile di un dialogo faccia a faccia. Ricordo molto bene le mie prime telefonate in Italia. Conoscevo il mio problema, ma non sapevo come iniziare. Già la prima frase mi faceva paura. Temevo di non essere capito o di dire qualcosa di sbagliato. Un problema tipico era una fattura. Ricevevo la fattura e non capivo nulla. Ho esitato a lungo prima di chiamare. Alla fine ho detto: ho una domanda sulla mia fattura e non la capisco. Questa frase semplice è bastata per iniziare la conversazione. Molti studenti pensano di dover spiegare tutto subito e parlare perfettamente. Non è necessario. Al telefono puoi parlare lentamente, puoi dire che non hai capito. Puoi anche chiedere alla persona di parlare più lentamente o di ripetere. Frasi molto utili sono, per esempio: ho un problema, ho bisogno di aiuto. Oppure: può spiegarmi questo, per favore? Queste frasi sono semplici, ma molto efficaci. Ti danno tempo e struttura nella conversazione. Una volta ho avuto un problema con il mio internet. Per giorni non funzionava. Ero nervosa prima della chiamata. Poi ho detto con calma: ho un problema con il mio internet, non funziona. Poi ho spiegato passo dopo passo cosa succedeva. La conversazione è stata più facile di quanto pensassi. È anche importante sapere che puoi fare pause. Puoi dire: un momento, per favore, oppure devo pensare un attimo. Questo è normale e accettato. Puoi anche dire apertamente che l'italiano non è la tua lingua madre. Puoi dire: scusa, sto ancora imparando l'italiano. Spesso queste frasi tolgono molta pressione
e rendono l'altra persona più paziente. Risolvere un problema non significa parlare perfettamente. Significa restare calmo, usare frasi semplici e dire chiaramente cosa ti serve. Ora è il tuo momento. Immagina di dover chiamare il medico, la banca o un'azienda. Inizia con una frase semplice e spiega ad alta voce il tuo problema. Puoi dire perché chiami e cosa vuoi chiarire. Parla lentamente e senza stress. Immagina una conversazione reale. Puoi ripetere questo esercizio molte volte e ogni volta scegliere un problema diverso. Situazioni imbarazzanti e piccoli malintesi. In questo capitolo parliamo di situazioni imbarazzanti e piccoli malintesi quotidiani. Tutti conoscono questi momenti, in qualsiasi lingua. In una lingua straniera succedono spesso. Per questo sono un buon tema di conversazione. Sono umani, restano nella memoria e insegnano molto. Molti studenti si vergognano di momenti imbarazzanti e non ne parlano volentieri. Eppure proprio questi momenti sono spesso divertenti, sinceri e uniscono le persone. Parlandone capisci presto di non essere solo. Scoprirai che altri hanno esperienze simili. Ricordo bene una situazione imbarazzante in un ristorante. Volevo ordinare qualcosa di molto semplice. Avevo provato prima cosa dire. Quando arrivò il cameriere, diventai nervoso. Invece del piatto desiderato, dissi un'altra cosa. Il cameriere annui e se ne andò. Solo dopo capii di aver ordinato un piatto che non mi piace. L'ho mangiato lo stesso perché mi sentivo a disagio. Un'altra volta volevo pagare. Desideravo dire che volevo pagare separato. Usai però parole sbagliate e sembrò altro. Il cameriere era confuso, io nervoso, gli altri ridevano. Fu molto imbarazzante, ma ora riesco a ridere. Conosco bene queste scene. Una volta mi è successo qualcosa di simile in un ristorante. Volevo essere gentile e fare un complimento. Volevo dire che il cibo era delizioso, ma ho combinato male le parole e suonava strano. Il cameriere mi guardò sorpreso e capii subito l'errore. Il mio viso diventò rosso e non sapevo cosa fare. Un'altra scena imbarazzante è stata in un bar. Volevo ordinare un caffè. Ero stanca e non pensavo bene. Ho usato un'espressione completamente sbagliata. La barista non mi ha capito e ha chiesto di nuovo. Dietro di me c'erano altre persone e sentivo pressione. Alla fine abbiamo riso e non era grave, ma in quel momento mi sono sentita molto a disagio. Queste situazioni mostrano che la lingua non deve essere perfetta. I malintesi succedono e spesso sono meno gravi di quanto pensi. Molte persone reagiscono con gentilezza, pazienza o umorismo. Importante è non smettere di parlare dopo un momento imbarazzante. Il contrario aiuta di più. Se continui, impari più veloce e diventi sicuro. Sono un segno che sei attivo. Ho imparato a ridere di me stesso. Quando sbaglio dico: «Scusa, il mio italiano era confuso». La situazione si rilassa subito. L'umorismo aiuta molto. Se resti calmo e parli ancora, vedi comprensione. Nessuno aspetta la perfezione. Ora ti invitiamo a pensare alle tue esperienze. Forse hai avuto una situazione imbarazzante in un ristorante, in un negozio, al lavoro o parlando con qualcuno. Se vuoi, scrivi nei commenti una situazione imbarazzante che ti è successa. Descrivi brevemente cosa è successo e come ti sei sentito. La tua storia può dare coraggio agli altri. Mostra che questi momenti sono normali. Siamo felici di leggere le tue esperienze e di ridere insieme.
Conversazioni quotidiane e small talk. In questo capitolo parliamo di conversazioni quotidiane e di small talk. Sono dialoghi brevi e spesso spontanei che possono succedere ovunque. Nascono in negozio, al bar, al ristorante, sulle scale, alla fermata o al lavoro. Sembrano poco importanti, ma sono utili perché creano vicinanza e rendono la giornata più leggera. Molte persone pensano che lo small talk sia superficiale o inutile. Io ho capito che è molto importante quando sei nuovo in un paese. Con questi piccoli dialoghi ti senti meno straniero. Vieni visto. Vieni ascoltato e percepito come parte dell'ambiente. Questo dà sicurezza. Per molti studenti lo small talk è difficile perché non è preparato. Prima non si sa cosa verrà detto. Proprio questo lo rende un ottimo esercizio. Lo small talk non ha bisogno di frasi perfette. Vive di osservazioni semplici e di reazioni brevi. All'inizio bastano affermazioni molto semplici. Puoi parlare del tempo, della situazione o di qualcosa che entrambi vivete ora. Puoi dire oggi qui è molto pieno. Puoi dire fa freddo oggi oppure il cibo profuma bene. Queste frasi aprono una conversazione senza pressione. Sono utili e facili. Ricordo bene i miei primi tentativi di small talk. Ero spesso insicuro e pensavo a lungo se parlare. Molte volte alla fine non dicevo nulla. Più tardi ho capito che molti dialoghi nascono da soli con una piccola frase. A volte nasce una conversazione. A volte solo un sorriso. Entrambi vanno bene. Una situazione tipica per lo small talk è il ristorante. Ricordo una sera in cui mangiavo da solo. Il cameriere mi chiese se era tutto a posto. Dissi: «Sì, il cibo è molto buono». Da lì è nato un breve dialogo sul ristorante e su da quanto tempo esiste. Non era una conversazione profonda, ma era amichevole e piacevole. A me è successo qualcosa di simile. Ero in un bar e ho ordinato un caffè. La persona dietro il bancone ha detto qualcosa sul tempo. Ho risposto che mi piace la pioggia perché allora è più tranquillo. È nato un breve dialogo. Quel momento mi ha mostrato che lo small talk nasce spesso in modo naturale. È stato semplice e positivo. Naturalmente esistono anche momenti imbarazzanti. A volte si capisce male qualcosa o si risponde in modo non adatto. È successo anche a me. Una volta in un ristorante ho risposto male a una domanda perché non l'avevo capita. All'inizio ero a disagio, poi ho capito che la situazione non era grave. Abbiamo riso e abbiamo continuato. Questi momenti fanno parte del percorso. Lo small talk non è perfetto, è umano. Più vivi situazioni simili, più diventi calmo. Con il tempo pensi meno e parli più naturale. La pratica aiuta. Lo small talk aiuta anche a costruire relazioni. Un breve dialogo con un vicino può portare a un saluto. Una chiacchierata in negozio può far sì che ci si riconoscerca. Questo crea familiarità. Ti senti a casa. Importante è non metterti pressione, non devi parlare sempre, ma se vuoi dire qualcosa, basta una frase semplice. Il tuo italiano può essere lento, il tuo italiano può avere errori, va bene così. Se non capisci qualcosa, puoi chiedere oppure essere sincero. Puoi dire: scusa, non ho capito, è normale, mostra interesse. Ora è il tuo momento. Pensa a una situazione quotidiana che vivi spesso. Può essere un negozio, un bar, il lavoro o il tuo palazzo. Scegli tu. Immagina di essere lì e di fare un breve dialogo. Pensa a cosa potresti dire. Pronuncia a voce alta alcune frasi. Visualizza la situazione.
Puoi ripetere questo esercizio molte volte e provare situazioni diverse. Così lo small talk diventa più facile passo dopo passo. Nel prossimo capitolo parleremo di come iniziare, continuare e concludere gentilmente una conversazione. Resta con noi e continua al tuo ritmo. Prima di chiudere questo podcast, vogliamo ringraziarti brevemente. Se sei arrivato fin qui, hai passato molto tempo con l'italiano e soprattutto hai ascoltato molto. Già questo è un passo importante. In questa puntata non hai solo ascoltato, ma speriamo anche parlato, riflettuto e provato nuove frasi. Così nasce il progresso, non con la perfezione, ma con la ripetizione e il coraggio. Se questo podcast ti ha aiutato, ci fa molto piacere il tuo sostegno. Puoi mettere like alla puntata, lasciarci una valutazione o condividerla con chi vuole imparare l'italiano. Scrivici un commento e raccontaci cosa ti è piaciuto o quale tema desideri per una prossima puntata. Forse hai anche una frase che hai imparato oggi. Condividila con noi. Puoi anche dirci in quale situazione l'italiano è più difficile per te. Forse è una telefonata, una conversazione al lavoro o un incontro con persone nuove. I tuoi feedback ci aiutano a migliorare il podcast e a scegliere contenuti davvero utili per te. Se vuoi, riascolta singoli capitoli e rifai gli esercizi. Ogni ripetizione ti rende più sicuro. Grazie per il tuo tempo e per essere rimasto fino alla fine. Saremo felici se tornerai la prossima volta. A presto e continua così.